probabilmente chiedendo: ma questo Lucas, no, che ci vuole raccontare la sua vita, ma chi è? Chi è? Perché vuole farlo? Cioè a noi che ce ne frega di sapere questo che sta facendo a Dublino. Vado nel parco così ve lo racconto. Sono seduto al parchetto. Ragazzi, io ho sempre voluto studiare all'estero, questa è la base. Probabilmente influenzato dall'esperienza di mio fratello, perché anche lui ha studiato all'estero, però ho sempre voluto interfacciarmi con persone di altri posti e provare nuove esperienze, conoscere nuova gente, eccetera. E l'Irlanda mi è sempre piaciuta, Dublino specialmente, ma un'altra mia più grande passione è senza senso, perché di solito uno vuole fare il calciatore o altro, però io ho sempre voluto fare wrestling da quando sono piccolo. Mio fratello mi ha fatto vedere la puntata di SmackDown dove c'era Steel Cage, poi c'erano tipo Rey Mysterio e Batista, comunque c'era il coso iconico di SmackDown, il pugno, quindi era una figata, ho sempre voluto fare quello. Col passare degli anni io ho sempre visto tutte le puntate Raw, SmackDown, non me ne perdevo neanche una. E poi sono anche andato a vedere Raw a Manchester, ho avuto l'opportunità di andare a vedere Raw a Manchester, quindi veramente spettacolo. Ho visto combattere Kurt Angle, Drew McIntyre, c'erano Dean Ambrose, Seth Rollins, veramente uno spettacolo vero. E col passare degli anni però questo mio sogno, diciamo, è sempre stato un po' accantonato, perché anch'io ho realizzato che magari sarebbe stato un po' troppo difficile riuscire a diventare un wrestler, però ho avuto l'opportunità di andare negli Stati Uniti, ad Orlando, in provincia di Orlando, e mi sono allenato alla Flatbacks, che è la scuola di wrestling di Sean Spears e Tyler Breeze, e sono stato lì 2 mesi l'estate scorsa ed è stato fighissimo. Per questo motivo la mia iscrizione all'università è slittata, quindi ho saltato in italiano un anno e quindi inizierò quest'anno, e ho trovato l'opportunità di fare entrambe le cose, quindi studiare all'estero e continuare con il wrestling a Dublino. Io sono già venuto qui lo scorso ottobre, mi sono allenato con la School of Irish Wrestling, che è poi la scuola dove gli atleti, una volta raggiunto un certo livello, possono ambire a lottare alla OTT, loro di Top Wrestling. Adesso inizio gli allenamenti, non vedo l'ora, ed è questo il motivo per cui sono qui. Ma perché il wrestling? Il wrestling perché, nonostante la cosa proprio classica che dicono tutti, il wrestling è finto, no? Ma che gusto c'è a vedere se si sa già chi vince e chi perde? Però io dico sempre che alla fine, lo hanno anche ribadito i coach Tyler Breeze e Sean Spears, la gente non è interessata al match di wrestling in sé per sé, perché la gente si dimentica subito delle mosse spettacolari che fai, di chi vince e di chi perde, ma è il come arrivi a quel match. Alla fine il wrestling è una storia che viene raccontata, non è come se voi guardaste una serie TV o un film, c'è un buono, un cattivo, delle motivazioni, del perché uno si comporta in un modo, del perché uno si comporta in un altro, e tutto culmina poi, la verità culmina nel match di wrestling, uno vince, uno perde, ed è la storia, è la comunicazione, il modo in cui viene raccontata quella storia che mi ha sempre affascinato e mi ha avvicinato al mondo del wrestling, perché è la connessione che una persona, un wrestler, con il suo personaggio ha con il pubblico, tiene con il pubblico. Per me veramente è come quando i calciatori vanno a giocare in squadre e si dice però le bandiere solo per la maglia, vanno a giocare lì per i soldi. Per me è vivere quella connessione con le persone, no? Cioè, se io immagino che un giorno dovessi arrivare a debuttare, no? E dovessi, non lo so, fare il mio ingresso, la prima volta che farò un'entrata con la mia musica e tutto il resto, io mi guarderò intorno e vedrò le persone intorno a me che magari mi fischieranno perché sarò cattivo, magari mi inciteranno. Per me deve essere veramente fantastico, qualcosa che da pelle d'oca proprio, e immaginare di magari riuscire a vincere un titolo e la gente è contenta per te, ti acclama, fa tipo per te durante tutto il match, anche se perdi il match non fa niente. Però è quello il discorso, cioè magari
uno potrebbe dire: ma perché sei contento se vinci il titolo? Alla fine lo sapevi già che dovevi vincere, no? È tutto programmato. Sì, è programmato, però io non ho ancora avuto quell'esperienza. Ma non per forza vincere il titolo, ma magari vincere un match, avere il tuo braccio alzato dall'arbitro. Ok, tu lo sai già che è predeterminato, giusto? Ma io penso che in quel momento l'emozione sia normale perché ti viene in mente tutto il tuo percorso, tutto quello che hai fatto per arrivare a quel momento, no? Ed è questo il mio amore per il wrestling, perché veramente si tratta di questo. Davvero è magico, non so come spiegarlo la mia connessione con questo mondo, però è davvero fantastico. Io ho sempre detto: ok, magari andrò negli Stati Uniti, magari non andrà bene, perché potrebbe essere che non fa per me. E alla fine io sono stato solo 2 mesi, è andato tutto bene, è stato fighissimo, ma magari io adesso sono qui e mi rendo conto durante gli allenamenti che magari non fa per me, potrebbe essere, non tutto è per tutti, no? Però io voglio provarci perché magari sarebbe meglio per me continuare ad essere uno spettatore, no? E stare dietro le transenne, non sul ring. Però anche solo provare e rendermi conto che magari non fa per me sarebbe comunque una vincita, perché ci ho provato, non tutti ci provano. E quindi sarei contento anche solo di quello. Poi magari fa per me, diventa un lavoro, divento ricco, divento super famoso e mi ingaggio in WWE, sarebbe un plus. Però anche questo punto qui volevo chiarire. Dopo essere stato in America, ovviamente tu vai lì con l'idea che poi vuoi diventare un wrestler, vuoi andare in WWE. Però essendo tornato, anche solo averlo fatto per 2 mesi a livello amatoriale alla fine, perché non ho avuto mai un match ufficiale, no? Mi sono solo allenato, ho preso le basi e basta. E anche se non dovessi avere la fortuna o il talento per approdare in WWE, in AEW, nelle categorie maggiori, anche soltanto farlo qui sarebbe fantastico, perché a me basta farlo, no? Ed è questa la cosa importante. Quindi questo sono io e potrete accompagnarmi in questo viaggio in terra irlandese. Io sono veramente gasatissimo, è da 1 anno che volevo venire qui e finalmente ci sono, mi sembra assurdo. E vi accompagnerò nella mia vita tra studi, show di wrestling, università, uscite con amici, eccetera, uscite ai parchetti. Vi faccio vedere quanto è bello questo parchetto, veramente fantastico. E quindi niente, se avete il piacere di seguirmi sarò molto contento di accompagnarvi nel mio viaggio e non vedo l'ora di iniziare a fare sul serio, perché domani iniziano gli allenamenti e ho comprato le scarpe, ho tutto il gear, poi faremo anche ci sarà anche il momento in cui andrò a prendere il mio costume, il mio wrestling gear, no? E anche quella sarà una grande emozione secondo me. Mi renderò conto che lo sto facendo davvero, è veramente una figata, quindi non vedo l'ora di mostrarvi tutto.